Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio 2024. Ok. Abbiamo la carta della luna, amici della Vergine. Quando c'è la luna si può parlare di un periodo un pochettino malinconico, magari potrebbero venirvi a galla delle emozioni o dei pensieri inerenti al passato, o perché no, per qualcuno magari è una persona che ritorna dal passato. Tenete presente che quando c'è la luna si parla anche di una verità a metà, nel senso che c'è una visione della realtà che è parziale. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che sono letture fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui, e poi ci sono i link degli oroscopi del 2024. Allora ragazzi, queste sono previsioni generali sugli affetti, quindi possono riguardare affetti familiari piuttosto che relazioni di amicizia o di coppia. Ognuno di voi cerchi di adattare poi la lettura alla propria realtà. Allora, partiamo con un 6 di denari, un asso di spade, la sacerdotessa, la regina di coppe, 6 di spade, 7 di coppe e cavaliere di denari. Allora, qui potrebbe essere una situazione familiare, ragazzi, potrebbe, diciamo che si parte da una situazione piuttosto in equilibrio con questo 6 di denari. Potrebbe anche essere una questione dove ci sono stati dei contratti da firmare, degli acquisti magari da dover fare. E con questo asso di spade è come se ci fosse un nuovo inizio, un qualche tipo di comunicazione o di chiarezza mentale, probabilmente quella di cui avete bisogno con questa luna. Però ho come anche la sensazione che ci sia qualche questione. Allora, per qualcuno è proprio legata a una madre, perché abbiamo come si chiama? La sacerdotessa, la regina di coppe e un 6 di spade. Quindi per qualcuno fa proprio riferimento a una questione inerente alla madre, o considerato che abbiamo la luna alla parte femminile che avete dentro di voi, uomini o donne che siate. Adesso andiamo a vedere. Scusate ragazzi, ho sentito un rumore forte e sono andata a vedere cosa è successo. Allora, partiamo da questo 6 di denari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, abbiamo un eremita e un 4 di coppe. È come se ci fosse una sorta di equilibrio, magari in solitudine, magari sì, con voi stessi. Ho anche l'idea che qualcuno potrebbe, come dire, creare o farsi delle promesse. Tenete presente che avete anche il 4 di coppe, che è una carta di cecità, mentre l'eremita è colui che va alla ricerca della verità. Come se ci fosse qualche cosa da sapere. E in effetti qui poi andiamo a vedere questo asso di spade, ma c'è come una verità che viene a galla, no? Il carro, magari una notizia che comunicate. Carro appeso, 6 di coppe e forza. Allora, può essere
una decisione, la comunicazione di una decisione, come se qui ci fosse prima diciamo una sorta di ricerca su che cosa è meglio fare e qui c'è questa comunicazione. Tenete presente che con il carro è come se si riuscisse a dare una direzione ad una situazione o ad una relazione. Abbiamo anche la carta della forza del 6 di coppe, come la sensazione che qualcuno inizia a inseguire i suoi sogni, perché 6 di coppe è una carta che parla proprio di quello, di sogni, di cose che ricordano il passato, di sogni legati al passato. Abbiamo anche la luna. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora, abbiamo il mago, cavaliere di spade, regina di spade e 8 di coppe, che è una carta fortemente legata alla luna e all'eremita. Allora, qui quello che sento è che qualcuno vorrebbe già sapere come andranno le cose. C'è come la voglia di essere più determinati, magari nel proprio percorso, magari nella conoscenza di qualcuno. Vi dico, ho come l'idea che l'energia sia focalizzata sul lavorare una parte femminile, ma io comunque qui ce l'ho un cavaliere di denari, ho un personaggio a parte questi due. Adesso andiamo a vederlo piano piano. Allora, come vi dicevo, è come se avessi bisogno mi viene da dire fare un programma, perché qui c'è una carta di inizio, quindi c'è la voglia di fare qualche cosa, c'è la voglia di manifestare questo sogno, c'è anche probabilmente per qualcuno il fare esercizi di visualizzazione piuttosto che esercizi di manifestazione, ehm, ma è un po' come se vi dicessero di guardare al di là di quello che state facendo, dei programmi, della determinazione e della forza di volontà. All'interno di ognuno di noi ci sono due polarità. La forza di volontà è propria di una delle due polarità e perché un qualche cosa nasca, cresca e resista e esista e viva, ci devono essere tutte e due le polarità, quindi sia la forza di volontà ma anche la forza morale, sia la testa ma anche il cuore. Andiamo a vedere la regina di coppe. 7 di coppe e 8 di bastoni. Allora, è come se qui stesse cercando di fare una sorta di piano, di programma, per ottenere probabilmente questo sogno o per muovervi in direzione di quello che voi volete. Però, vedendo questa regina di coppe, credo che siano le emozioni che un po' vi, vi fanno, vi offuscano. Mm? Perché qua vedo tanta mente e qui le emozioni che sono un continuo sali e scendi. Andiamo a vedere 6 di spade. Temperanza. E 8 di pentacoli. Allora, vi dirò ragazzi, qui ho come la sensazione che nella seconda parte della lettura, quindi quarta settimana di gennaio, qualcuno potrebbe muoversi dal tipo di situazione che c'è qui. È come se qui ci fosse tipo il programma per muoversi, qui ci fosse effettivamente il mi muovo verso la guarigione, mi muovo verso orizzonti nuovi, orizzonti lontani, magari qualcuno si muove verso un nuovo lavoro, ma è una quotidianità che cambia. Vi faccio notare che qui avete un 7 di coppe girato al contrario e qui anche. Come l'idea che potrebbero arrivare delle disillusioni, no? Cioè quello che prima per voi era una realtà da sogno, mm, prendendo le distanze dalla situazione, dalla relazione con questo carro e con questo 6 di spade, quindi vedo comunque un allontanamento da parte vostra da una situazione o da una relazione, grazie a questa distanza è un po' come rendersi conto di quello che si vedeva solo a metà, delle illusioni o bugie, insomma, che ci si era raccontati fino a quel momento. Andiamo a vedere 7 di coppe. L'illusione e la bugia può essere anche una cosa semplice,
Per farvi un esempio, per farvi capire, non lo so, l'illusione che quella persona abbia bisogno di noi, no? In quello specifico momento. E invece poi magari vediamo che l'altra persona se la cava tranquillamente, quindi non è negativa come disillusione, ecco. Allora, il 7 di coppe è spiegato da un re di bastoni, dalla ruota della fortuna e da un 4 di bastoni. Guardate ragazzi, vedo che veramente la seconda parte della lettura parla di cambi, parla di nuovi lavori, nuove quotidianità, di qualche cosa che entra in equilibrio, di qualche cosa che diventa stabile. Vi dirò, qui abbiamo un'altra figura, è un re di bastoni e potrebbe essere una persona, insomma, che andrete a conoscere grazie a questo viaggio, grazie a questo spostamento, grazie a questa decisione presa. Allora, qui sento che un po' il senso è di sì comunicare la decisione, prima fatevi i piani, poi comunicate la decisione, ma non i vostri sentimenti, perché quelli non sono ancora, tra virgolette, catalogati, è come se non fossero chiari ancora neanche per voi, quindi ehm, non parlatene troppo, ecco, teneteli per voi. Andiamo a vedere questo cavaliere di denari perché se non avete nessuno potrebbe essere una persona nuova. Tra l'altro le letture dei single sono già uscite, c'è una lettura a 3 scelte con i segni zodiacali e potete integrarla a questa lettura. Allora ragazzi, io direi che andiamo bene, no? Nel senso che terminiamo con un bellissimo 2 di coppe e un 2 di pentacoli. Qui le cose potrebbero andare un po' a rilento, ma perché prima avete come bisogno di fare chiarezza dentro di voi, ma vi dico che un accordo si trova. Qui avete 2 di coppe, 4 di bastoni e la ruota della fortuna, quindi e anche questo è una carta karmica, quindi vi dico le cose cambieranno, il punto di incontro, una sorta di stabilità, quello che prima non si aveva, dopo si ha. L'unico accorgimento appunto è di pensare a livello pratico o comunicare a livello pratico quelli che sono i vostri desideri, le vostre ambizioni, però tenere un po' più riservati i vostri sentimenti e le vostre emozioni, perlomeno per questo periodo, ok? Vi dico, c'è qualche cosa che ha a che vedere con la parte femminile perché ho 3 carte di forte energia femminile. E quando c'è la luna si parla sempre di qualche cosa che, anche qui c'è la luna, si parla sempre di qualche cosa che è nascosto, di qualche cosa che è sotto, di qualche cosa che è remoto, è vecchio, è rimasto lì in fondo in un cassettino della mente o del cuore magari. Ed è come un po' lavorare anche le paure. Vi dico, qui c'è un forte lavoro di ricerca interna. Perlomeno nella terza settimana di gennaio qualcuno si chiederà: ma perché è così? Ma da dove viene questa cosa qui? Ma perché lui o lei reagisce così? E perché io rispondo in questo modo? Qual è la dinamica? Andiamo a vedere una credenza limitante che potreste avere. Magari non vi risuona la credenza limitante in sé, ma può essere un ottimo spunto di riflessione. Perché mi sentirei colpevole? Quindi alla domanda che voi avete del perché, quello che abbiamo detto, no? Perché mi sen perché mi s scusate. Perché mi sentirei colpevole, quindi questa potrebbe essere la risposta. Ehm, Vi dico, magari non risuona subito, ma io vi consiglio di tenerla lì, fate magari lo screenshot, ehm, perché magari rivedendola dopo qualche ora o dopo un paio di giorni prende un altro senso, un altro significato. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come terminiamo la lettura. Al mare, carta numero 7. Probabilmente ragazzi è ora di fare un viaggio al mare o a un lago, perché no? Quando vedo questa carta a me viene in mente rafting, quindi se magari vi piace può essere, forse non è la stagione ideale, ma ehm, c'è qualche cosa, e anche la sacerdotessa, la regina di coppe, la luna, fate come vi posso dire, o dei rituali o
dei lavori di pulizia con l'acqua, l'acqua pulisce. E un altro consiglio che vi posso dare per questi 15 giorni, bevete tanto, perché tutte queste carte sono collegate anche ai reni come organo fisico e sono il nostro filtro, quindi aumentate la quantità di acqua, possibilmente naturale, senza gas, che introducete almeno in questi 15 giorni, proprio per pulire, per drenare un pochettino, ok? Allora io questa carta la sento come se vi dicesse, perché qui l'acqua è tranquilla, non so se si vede, c'è come una calma piatta, no? Però è un po' come se vi ricordasse che alle volte è una calma apparente, ma poi sotto c'è di tutto. Ci sono le correnti, quelle che vanno da un lato, quelle che vanno dall'altro, ci sono i mulinelli. E la risento molto con questa regina di coppe, perché la regina di coppe è una di quelle carte che copre la coppa, non so se si vede. Di solito viene rappresentata con una coppa chiusa col coperchio, però in questo caso ha la mano sopra, è come se tappasse i sentimenti, tappasse le emozioni, non le fa trasparire, sono quelle che sono qui a fondo. Ragazzi, fatemi sapere se vi risuona nei commenti, se comunque in qualche modo la stesa vi è stata utile, fatemelo sapere con un like, eventualmente potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di tutto quello che state facendo per me, vi ringrazio anche di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!